Purtroppo abbiamo lasciato l'isola di Texel, ma abbiamo dedicato la giornata al formaggio, scorci nascosti senza turisti, assaggi di formaggio, barche storiche e cibo in generale. E buongiorno, purtroppo è arrivato il momento di salutare l'isola di Texel. E come in Danimarca l'anno scorso, anche qua sull'isola di Texel abbiamo trovato un posto del cuore. Sia i proprietari che i nostri amici ciuchini li abbiamo già salutati ieri sera. Noi siamo più amanti dei viaggi che delle vacanze, se capite la differenza, ma sull'isola di Texel potremo venire anche in vacanza. Il traghetto è arrivato e stanno sbarcando le prime macchine e praticamente nei prossimi 6 minuti e mezzo, anche se da qua probabilmente non si vede l'orologio, loro dovrebbero tutti sbarcare, noi dovremo tutti imbarcarci e partire. E tocca anche noi finalmente. Camper per ultimi. Vorremmo tirare 2 conclusioni sulla nostra visita all'isola di Texel. È un paradiso sulla terra. Sì, infatti noi volevamo venirci già 2 volte, non siamo riusciti e siamo veramente contenti di essere riusciti a farlo questa volta. Cioè quello che vedrete dal video non so se potrà avvicinarvi a quello che si vive su questa isola qua. Quello che avete visto. Sì, quello che video avete precedente. visto. Sì, infatti è O vero. nei video precedenti, perché non sappiamo ancora cosa faremo. In ogni caso, se girate come abbiamo girato noi con il camper, vi servono minimo 3 giorni e non abbiamo visto tutto. Sì. Per esempio non siamo andati a Ecomare, che banalizzando è una specie di acquario dove comunque potete vedere anche le foche. E per i bambini ideale. Non siamo andati a fare la pesca dei granchi, che volevamo farlo, che si pescano con quelle barche che abbiamo fatto vedere all'inizio e si mangiano direttamente a bordo, anche perché dopo ieri anche ha piovuto. Sì, da. Ma anche se non pioveva non saremmo riusciti a vedere le altre cose, perché anche le cittadine 2, 3 insomma sono assolutamente da visitare. Se dovessi ritornare starei anche una settimana, sì. Però farei comunque una cosa mista, perché spostarsi con le bici in continuazione potrebbe essere pesante, faticoso, perché il vento è costante, è una cosa sempre. Su questa isola il vento c'è sempre. Poi ci sono anche campeggi più grandi, sì. C'è anche sempre qui al nord vicino al faro The Cream, qui metà dei campeggi grossi si chiamano The Cream perché probabilmente è un gruppo, sì. Ci sono anche delle piscine per i bambini e non è, anche per gli adulti, e non è una cosa malvagia, in quanto il tempo non è sempre clemente. Oh, stiamo già arrivando. Ora stiamo divorando la colazione, perché alla fine intera traversata da quando sei entrato da qua finché non esci dura 20 minuti. Ma neanche, mi sa. Sbarcati, direzione Alkmaar. Questo è un museo della marina che si trova qui al porto di Den Helder, che potete visitare prima di imbarcarvi o quando siete sbarcati. E siamo arrivati a Alkmaar. È venerdì perché venerdì mattina c'è il mercato del formaggio. In realtà è una rappresentazione storica di come si svolgeva una volta il mercato, ma non è proprio un sceneggiato, in quanto, come vedrete, questa gente si fa un mazzo terribile e sicuramente vale la pena di vedere. Andiamo che verde, perché è comunque una cosa interessante e unica. Ma oltre a questo, Alkmaar è una città che sicuramente merita una visita. Hanno portato i formaggi
E tutta questa zona che parte un po' più a nord di Alkmaar, che poi va fino a Edam, Leida, Scheveningen, non saprei se è più famosa per i tulipani o per il formaggio. Ed eccoci arrivati. Prima di arrivare controllate a che ora incomincia il mercato, in modo da arrivare almeno mezz'ora prima per prendere il posto per vedere meglio. Nel frattempo potete godere la distesa gialla del Gouda, i carri e le portantine, le persone con i costumi tradizionali e le ragazze che vendono il formaggio. E nel frattempo vi vendono anche il formaggio. Ragazzi, stanno mostrando tutto quello che vi mettono dentro la borsetta. Praticamente sta dicendo che dentro ci sono 3 tipi di formaggi, una tavoletta per tagliare il formaggio e un coltello per il formaggio, se non sbaglio. Da notare la calzatura delle ragazze, non so come riescono a camminarci. I formaggi sono buoni veramente, non è solo una promozione pubblicitaria. Ora cerco di spiegare lo svolgimento, ma non prendetelo per oro colato. Essendo una rappresentazione storica, ci sono tutti i personaggi e tutte le fasi a partire dal personale sanitario che controlla il formaggio. In seguito il formaggio viene caricato dal personale addetto sulle portantine e portato verso le bilance. Ovviamente tutto si svolge attorno alla vaga, cioè la pesa pubblica. E lì dentro sono le pese con quali pesano i formaggi. Gli omoni che portano il formaggio sono scelti e anche onorati di poterlo fare. Il formaggio viene pesato dopo essere stato inserito sulla bilancia e in seguito con un forte scossone sbloccato dalla bilancia stessa. Poi viene riportato indietro verso i carri dove da altri addetti viene caricato, praticamente lanciando le forme direttamente sul carro. E dopo averlo caricato viene portato via. Una volta caricato viene spinto verso dove diceva acquirente, ora direttamente sui camion. Si è fermato. Una volta i formaggi li portavano così via canali. È vero, quando c'è il mercato del formaggio la cittadina diventa caotica, però è fantastica, è tipica cittadina olandese e bisogna venire a visitarla. Sì, ma non immaginate la differenza tra la riva destra e quella sinistra. Qua c'è una calma e di là c'è invece una calca, anche perché c'è il mercato, nel senso anche il mercato cittadino che porta verso il mercato del formaggio. Anche qui si può fare un tour sui canali. Il ristorante sul ponte è veramente geniale. Io adoro questo tipo di finestra, però so che mi farebbe perdere un sacco di tempo. E anche qua ci sono case strettine come ad Amsterdam. Speriamo che non casca dentro il canale. Con questo gancio che serve per poter portare i mobili ai piani alti. Il bello di visitare queste piccole cittadine è che potete ammirare l'architettura delle case, palazzi diversi, sicuramente anche meglio che ad Amsterdam, perché lì c'è sempre tanta gente. E dietro questo banco di zoccoli parte la via dello shopping fino a quello che noi crediamo sia la cattedrale. E lungo la via principale troverete numerose vie trasversali che meritano un'occhiata. Mi vida, tu vida. E per gli amanti del cioccolato, homemade chocolate. Ma non solo cioccolato, qui abbiamo liquore, abbiamo biscotti e qui abbiamo anche Pindakaaswinkel. E visto che il Natale è alle porte, l'Olanda è conosciuta soprattutto per il formaggio e per i fiori. Ma lo sapevate che sono conosciuti anche come cioccolatai? Ah già, sono famosi anche per i zoccoli. Ovviamente anche per la porcellana, quella del Delft è tra le più famose al mondo. Sapete come si chiama questo tipo di finestra in serbo-croato? Si chiama Kibitsfenster. La parola deriva dal tedesco e il significato sarebbe la finestra da quale sbirciare. Ieri abbiamo visto stivali di questo tipo, di colore argento, e pensavamo che la signora magari li avesse comprato su eBay o da qualche altra parte. Invece no, li vendono proprio qua e vanno di moda. Rubati ad Abba. E più fast food di così, non so se mi spiego. Lungo la strada troverete tantissimi di questi, chiamiamoli finti tombini, con le immagini e le scritte che rappresentano la storia dell'Olanda.
E abbiamo anche la bici familiare. E questo meraviglioso palazzo alle mie spalle è Municipio. Somiglia un po' alla porta d'ingresso, quella alla Moria nel Signore degli Anelli. Oh ragazzi, qua dall'alto, dalle scale del Municipio, la prospettiva è completamente diversa. E da qua assomiglia un po' alla chiesa di Van Gogh. E nel giorno del mercato intorno alla cattedrale c'è anche il mercato cittadino, e se non siete riusciti a comprare il formaggio al mercato del formaggio lo trovate anche qua in abbondanza. Immancabili pecore di Texel. A parte i bulbi dei tulipani potete comprare anche i bulbi degli altri fiori. Mi aspettavo di tutto tranne questo. Allora non abbiamo resistito a non fermarci in questo posto e mi sembra che le cose sono ottime, dopo le dobbiamo assaggiare. Abbiamo spazzato via tutto, possiamo andare. A mezzogiorno c'è un carillon che dura più di 5 minuti ed era soltanto un'informazione, non un invito ad ascolto. E qui abbiamo anche la venditrice dei formaggi. Qui attorno al mercato le strade sono veramente strafolate, anche se ormai sta tutto per finire, ma vi consigliamo di percorrere tutte. Questo sta cascando. Sulle case pendenti vi racconteremo qualcosa di più quando arriviamo ad Amsterdam, però vi anticipo soltanto una cosa: non è che si sono inclinate da sole. E qui sotto casa hanno un campetto da calcetto e si può giocare dalle 8 alle 8 e i balconi sono veramente grandi, con la vista ovviamente. Anche chi abita di lato ha diritto alla sua porzione del cielo. Ora, detto così, sembrano le parole buttate così in aria, ma guardando una trasmissione su Svezia, e qui non siamo molto lontano come mentalità, loro proprio quando costruiscono le case nuove creano finestre con vista proprio per avere una bella porzione di cielo, bella porzione di vista del canale, del fiordo, se possibile ovviamente per le persone che ci abitano. Gli uccellini ci hanno fatto dei regali su intero Parabrezza, solo che adesso sta cominciando a piovere e noi andiamo avanti. Non vi abbiamo detto che abbiamo parcheggiato vicino a Decathlon in uno dei numerosi parcheggi che costano soltanto qualche centesimo all'ora o 3,60 € al giorno. Ora ci meritiamo che ci lasciate un like. Siamo arrivati a Volendam e c'è un parcheggio specifico per i camper. Non avevamo pianificato di venire a Volendam, però visto che passavamo vicino, che avevamo tempo, abbiamo deciso di fermarci perché manchiamo da circa 9 anni ed è un posto che veramente merita di essere visitato. Abbiamo parcheggiato qua nel parcheggio della Marina, che è un parcheggio gratuito, ma comunque qua poco più avanti, qualche centinaia di metri, ed è tutto indicato, si trova anche area sosta camper. Qui vicino alla Marina tutto quanto è dedicato al turismo. E nonostante ciò non c'è la ressa che si trova di solito nei porticcioli e nei porti. E qui le case sia da una che dall'altra parte sembrano scenografia di un film. E c'è lui che sta facendo la guardia davanti alla sua casetta. Ciao cane, buongiorno. E la via che troviamo davanti sembra ingresso a Hogsmeade. Ma che tende! Hai visto? Ma guarda, sembra una galleria d'arte, non una casa. E qua si va avanti così, è così. Prima volta quando l'abbiamo visto non riuscivo a crederci, pensavamo che fosse una galleria d'arte tutta la via. E incominciamo a vedere sempre di più le facciate di legno. E c'è anche una mini casa. Ma che posto magnifico per passare le serate. Poi c'è una casa più bassa, una più alta e in mezzo c'è la chiesa del quartiere. Abbiamo scoperto dove abita James Bond. E qui non siamo ancora arrivati a quello che è considerato Volendam da cartolina. Questa strada negli ultimi 9 anni è cambiata e sembra ancora più bella. E sembra che vuole prendere il posto dell'attrazione principale di Volendam, che poi è questa qua.
È inutile dire che Volendam è un posto dei pescatori. Ma prima di proseguire dovremo mangiare qualcosa. L'orario di pranzo è passato da un po', quindi dividiamo qualche cosa, poi rifacciamo per la cena. E il nostro mini pranzo si è trasformato in un pranzo gourmet. E c'è pure anguria. Io ho chiesto una insalata mista e qua ce n'è per 3 persone. Il suo invece un burger extra large di Angus che dopo me lo farà assaggiare. No. È nostro. È nostro, infatti, vabbè, stavo per dirlo. Considerando che siamo in Olanda, in un posto mega turistico, praticamente davanti al lago, tutto questo piatto costa 15 euro e non mi sembra neanche troppo. Ma questi funghi fritti sono più buoni che ho mai assaggiato. Spettacolari. Abbiamo cercato di dividere qualcosa, ma dimmi com'è. È buono, devo mangiare. Ora assaggiamo sto burger. Oddio. Burger di Angus. Of is het directiediner en komt ermee de rest? Buono, sì. Vado? Je weet het maar nooit als je de juiste tegenkomt. Een tip krijgt. Buonissimo. Helikopter. È veramente buono. Cioè, a parte che siamo stati contenti con quello che stiamo mangiando, però abbiamo visto che anche i locali mangiano qua dentro e nonostante, ripetiamo, sia un posto turistico, i prezzi sono più che buoni. Come ci insegna Nicolò, prima safari, non bisogna mai avanzare niente, quindi andiamo avanti con il pane finché c'è ketchup e maionese. Forse non sarà molto sano, però non bisogna avanzare niente. E per il dessert, anguria. Adesso chiediamo a qualcuno se ha voglia di finire di fare il giro di Volendam. In questo ristorante devono avere qualche problema con i genitori, perché sotto il menù c'è un'insegna con scritto: i bambini lasciati incustoditi saranno venduti al circo. Adesso andiamo a trovare il nostro dealer del formaggio preferito. E sta uscendo anche il sole. E qui ci troviamo nella parte più dolce di Volendam. Pam e Giù l'ultima volta hanno provato queste waffle. Noi siamo troppo pieni, non ci sta nemmeno quella piccolina. E subito accanto, come in Romagna, fritto da passeggio. Vabbè che abbiamo mangiato, ma fritto e fritto. E i negozi di souvenir proseguono. Volevo comprarmi uno di questi capotini anti-pioggia che qua usano tutti e i prezzi praticamente vanno da 50 a 90 euro, quello che ho appena visto. No, credo che comprerò qualcosa a Decathlon. Noi non siamo esperti di architettura, però questo stile olandese ci piace tantissimo. Sinceramente non mi dispiacerebbe fare un giro con questo veliero. Una delle attrazioni principali di Volendam è questa dietro le mie spalle, dove potete venire e fare la foto in costume d'epoca. È un altro negozio di foto in costume. Venire a farsi una foto in costume è veramente popolare qua. A 10 metri ce n'è un altro, è già quarto o quinto che vediamo. Prepariamoci per l'inverno. A Sasha piacerebbe vivere tanto in una casa del genere. Ma pensa a vivere lì al primo piano, queste enormi vetrate, i gerani, vista lago. Mamma mia. Prima di continuare su questa strada, andiamo un attimo verso il porto. Qualcuno potrebbe dire che è una cosa non vera fatta per i turisti. E io invece sono convinto che una volta erano proprio così. Basta guardare i colori di Vermeer, che è un pittore olandese e non un parassita intestinale. Adesso arriva anche Jack Sparrow. In Olanda, come dal resto in Danimarca, anche i posti turistici sono abitati e vissuti dalla popolazione locale, quindi sono autentici. Questo albergo all'epoca ospitava tantissimi pittori olandesi, grazie a quale Volendam è anche diventato un posto turistico. E se per caso avete mancato di fare foto nei primi 5, qua ne trovate uno sesto. In questo negozio vendono i souvenir del 1887. Andiamo?
Immancabili zoccoli. Se per caso non avete comprato una borsa Amsterdam, le trovate tutte qua a Volendam. E borse come se piovesse. Il Natale è sempre con noi. Santa Claus si è sposato. Le ceramiche di Delft. Negli anni precedenti non ho visto tutti questi tulipani di legno. Un cappellino lo dovrò prendere, il mio ormai è andato. Simbolo di Amsterdam. Apri bottiglie come quello che ce n'ha dato a Miki. Chissà se questo funziona. E immancabili magnetini. Anche quest'anno dovremo prenderne uno. Che profumo di cannella e di cioccolato! Questo negozio qua vende i più famosi biscotti cookies d'Olanda. Adesso andiamo nel negozio Museo del Formaggio, dove fanno vedere anche la produzione di formaggio. Prima di fare qualsiasi acquisto potete anche assaggiare il formaggio. Allora? Questo è buono, non riesco a capire con cos'è, ma buonissimo. L'altro con finocchio che a me non piace, se no provalo tu. È buonissimo, provalo. Sì, è particolare, ma così piccolo pezzettino non mi disturba, è buono. Ma io preferisco quello primo. Preferisci quello primo? Vabbè. Nel dubbio uno ne prende 4 e trova qualcosa. Sono sicuramente di qualità, però i prezzi non sono molto popolari. In 3 diversi Buddha, 30 euro. Però devono piacerti tutti e 3. Pesto? Sì, Buddha al pesto. Come ti sembra? Non mi piace. Questo è al... Aglio e le erbe. come ho detto prima, devono piacerti tutti, però per fortuna li puoi provare. Col tartufo. Qua si sente forte il tartufo. Che a me personalmente non piace. Pomodoro e olive? Però dopo quello di tartufo non sento niente, sento solo il tartufo. Insomma, me ancora quello con finocchio prima è piaciuto di più. Questo è natural. Ancora sono fan del natural. Questo è affumicato? Sì, latte di mucca. Questo è buono. E a questo punto finiamola con gli assaggi perché ci già vergogniamo abbastanza. Questo qua che mi è piaciuto di più. Sì, quello con i semi di cumino. Adesso lo assaggio di nuovo e ti posso confermare. Andiamo a vedere cosa c'è qua dopo questo ponte. E qui come si produce il formaggio. Qui c'è la cagliata. Sì. Servono 10 litri di latte per fare 1 chilo di formaggio. Il giovane e morbido formaggio viene messo nelle vasche con il siero. A questo punto bisogna aspettare che il sale renda la superficie dura e preserva il formaggio. E dopo nelle apposite presse gli viene data la forma finale. E poi va a riposare. Le forme di formaggio dopo vengono messe su questi scaffali di legno perché il legno assorbe l'umidità. Dopo 4 settimane si ha già una prima, diciamo, tipologia di formaggio, il formaggio giovane. E poi viene lasciato maturare 18 mesi e anche di più. E qui potete anche seguire una piccola parte della produzione. Loro fanno la dimostrazione in specifici orari che noi ovviamente oggi non abbiamo azzeccato. E guardate come sono belle le vie secondarie. E subito dietro la via centrale si trova un dedalo di viuzze, qua chiamato il labirinto, perché sono tutte strade piccoline, praticamente un labirinto unico. Immancabili Minions, ma è pieno di Minions. Noi siamo arrivati da lì, c'è una via a destra, una a sinistra e una davanti. E adesso dove andare? Sinistra o destra? Questa volta abbiamo scelto bene. Ma questo posto è fantastico. Sì, magari facciamo caffè, lo beviamo qua. Praticamente siamo entrati in casa della gente per cambiare la batteria sulla GoPro. E mi sono accorto soltanto adesso che hanno inserito queste piastrelle. Ma non ci credo, ma guarda che ponte. E si solleva pure. Wow, ma questi vicoli sono pazzeschi. E a pensare che oggi siamo venuti qua per caso. Eh sì, perché abbiamo detto siamo già stati a Volendam, non abbiamo tanto tempo, eccetera, eccetera. Ma l'ultima volta non siamo stati in questa parte. Grazie zio Google. Giardino. Veramente non ci credo, ora non ci credo. Per me basta questo per venire qua. Ma
Ma là dentro è pieno di poche papere. Sembra la casa di Dottor Dolittle. E dopo questo ponte finisce anche la nostra visita a Volendam. Andiamo avanti. Più che andare avanti, andiamo di là, Marken. Arrivederci signora. E già, andiamo a Marken che di sera è completamente vuota. Dormiremo gratuitamente per poi ripartire per Etnomuseo con i mulini a vento, waffle caldi e pioggia ovviamente. Probabilmente arriveremo anche ad Amsterdam. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.